Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Emistop Baxter SpA. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'è Emistop? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Emistop durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Emistop? Emistop ha un farmaco a base del principio attivo ondansetrone cloridrato di idrato, appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico antagonisti della serotonina, 5-HT3. È commercializzato in Italia dall'azienda Baxter SpA. Emistop può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Emistop 2 mg/ml soluzione INIET. 5 fiale 2 ml. Emistop 2 mg/ml soluzione INIET. 5 fiale 4 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baxter Holding BV. Concessionario: Baxter SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: ondansetrone cloridrato di idrato. Gruppo terapeutico: antiemetici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Emistop 2 mg/ml soluzione iniettabile, è indicato per la prevenzione e il trattamento della nausea e del vomito indotti da chemioterapia e radioterapia citotossica e per la prevenzione e il trattamento della nausea e del vomito post-operatori, POMV. Popolazione pediatrica: ondansetrone è indicato per il trattamento della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia, CINV, nei bambini di età a 0 anni di 6 mesi, e per la prevenzione e il trattamento di POV nei bambini di età a 0 anni di 1 mese. Posologia: per iniezione endovenosa, infusione endovenosa dopo diluizione o somministrazione intramuscolare. Per le istruzioni sulla diluizione del prodotto prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. I medici prescrittori che intendono utilizzare ondansetrone nella prevenzione della nausea ritardata e del vomito associato alla chemioterapia e alla radioterapia negli adulti, negli adolescenti o nei bambini, devono tener conto delle pratiche mediche correnti e delle appropriate linee guida. Nausea e vomito indotti da chemioterapia e radioterapia. Adulti: il potenziale emetogeno del trattamento per il cancro varia in base alle dosi e alle combinazioni dei regimi di chemioterapia e di radioterapia utilizzati. L'intervallo di dose di Emistop 2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione ad 32 mg/die è selezionato come descritto di seguito. Chemioterapia e radioterapia con potere emetogeno. Per i pazienti sottoposti a chemioterapia o radioterapia con potere emetogeno, devono essere somministrati 8 mg di ondansetrone come lenta iniezione endovenosa, infusione endovenosa di 15 minuti o iniezione intramuscolare immediatamente prima del trattamento, seguita da 8 mg per via orale ogni 12 ore. Per proteggere contro l'emesi ritardata o prolungata dopo le prime 24 ore, il trattamento orale o rettale con l'ondansetrone deve essere continuato fino a 5 giorni dopo un ciclo di trattamento. La dose raccomandata per la somministrazione orale è 8 mg 2 volte al giorno o 16 mg per via rettale una volta al giorno. Per la somministrazione orale o rettale fare riferimento all'RCP di ondansetrone compresse e supposte, rispettivamente. Chemioterapia con potere altamente emetogeno. Per i pazienti sottoposti a chemioterapia altamente emetogena, ad esempio, cisplatino ad alte dosi, ondansetrone può essere somministrato sia per via rettale, endovenosa o intramuscolare. È stato dimostrato che l'ondansetrone è ugualmente efficace dopo le prime 24 ore di chemioterapia nei seguenti regimi posologici: una dose singola di 8 mg attraverso una iniezione endovenosa o intramuscolare lenta immediatamente prima della chemioterapia. Una dose di 8 mg attraverso una iniezione endovenosa o intramuscolare lenta o una infusione breve nell'arco di 15 minuti immediatamente prima della chemioterapia, seguita da 2 ulteriori dosi per via endovenosa o intramuscolare di 8 mg a intervalli da 2 a 4 ore o da una infusione costante di 1 mg/ora fino a 24 ore.
Una dose singola per uso endovenoso di 16 mg diluita in 50-100 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio o altro fluido compatibile per infusione. Vedere la compatibilità con le soluzioni per infusione al paragrafo 6 e infusa per non meno di 15 minuti immediatamente prima della chemioterapia. Una dose singola per via endovenosa maggiore di 16 mg non deve essere somministrata a causa dell'aumento dose dipendente del rischio di prolungamento dell'intervallo QT, vedere paragrafi 4, 8 e 5, 1. Dosi superiori a 8 mg e fino a 16 mg di ondansetrone possono essere somministrate solo per infusione endovenosa diluita in 50-100 ml di soluzione salina o altra infusione liquida compatibile, vedere le precauzioni farmaceutiche, e infusa per non meno di 15 minuti. La selezione del regime posologico deve essere determinata in base alla gravità della prova emetogena. L'efficacia dell'ondansetrone nella chemioterapia altamente emetogena può essere aumentata dall'aggiunta di una singola dose endovenosa di desametasone sodio fosfato, 20 mg somministrati prima della chemioterapia. Per proteggere contro l'emesi ritardata o prolungata dopo le prime 24 ore, il trattamento con l'ondansetrone in forma diversa da quella endovenosa deve essere continuato dopo un ciclo di trattamento. La dose orale raccomandata di 8 mg 2 volte al giorno. Popolazione pediatrica. CIMP nei bambini di età 0 anni di 6 mesi e negli adolescenti. La dose per CIMP può essere calcolata sulla base della superficie corporea, BSA, o del peso, vedere di seguito. La dose calcolata sul peso risulta essere più alta della dose totale giornaliera rispetto a quella basata sul BSA, paragrafi 4 e 5, 1. Ondansetrone iniezione deve essere diluito in destrosio al 5% o sodio cloruro allo 0,9% o in altri liquidi per infusione compatibili, vedere paragrafo 6, ed infuso per via endovenosa con un tempo non inferiore a 15 minuti. Non ci sono dati clinici provenienti da studi controllati sull'uso di ondansetrone nella prevenzione della CIMP ritardata o prolungata. Non ci sono dati provenienti da studi clinici controllati sull'uso di ondansetrone per il trattamento nei bambini della nausea e del vomito indotti dalla radioterapia. Dosaggio in base al BSA. Ondansetrone deve essere somministrato immediatamente prima della chemioterapia come una singola dose endovenosa di 5 mg/m2. La dose per via endovenosa non deve essere superiore a 8 mg. La somministrazione orale può cominciare 12 ore dopo e può essere prolungata per un massimo di 5 giorni. Tabella 1. Tabella 1. Dosaggio per la chemioterapia basato sul BSA, bambini di età 0 anni di 6 mesi ed adolescenti. BSA. Giorno 1, A, B. Giorno 2, 6, B. 0, 6, M2. 5 mg/m2 V. PA 2 mg sciroppo dopo 12 ore. 2 mg sciroppo ogni 12 ore. A0 IN 0, 6, M2. 5 mg/m2 V. PA 4 mg sciroppo o compressa dopo 12 ore. 4 mg sciroppo o compressa ogni 12 ore. La dose per via endovenosa non deve essere superiore a 8 mg. La dose totale giornaliera non deve superare la dose per adulti di 32 mg. Dosaggio per peso corporeo. La dose calcolata sul peso risulta essere più alta della dose totale giornaliera rispetto a quella basata sul BSA, paragrafi 4 e 5, 1. Ondansetrone deve essere somministrato immediatamente prima della chemioterapia, come una singola dose per via endovenosa di 0,15 mg/kg. La dose per via endovenosa non deve essere superiore a 8 mg. 2 ulteriori dosi per via endovenosa possono essere somministrate a intervalli di 4 ore. La dose totale giornaliera non deve superare la dose per adulti di 32 mg. La dose orale può cominciare 12 ore dopo e può essere prolungata per un massimo di 5 giorni. Tabella 2. Tabella 2. Dosaggio per la chemioterapia basato sul peso, bambini di età 0 anni di 6 mesi ed adolescenti. Peso. Giorno 1, A, B. Giorno 2, 6, B. A 0 10 kg. Fino a 3 dosi. di 0,15 mg/kg ogni 4 ore. 2 mg sciroppo ogni 12 ore. Fino a 3 dosi di 0,15 mg/kg ogni 4 ore. 4 mg sciroppo o compressa ogni 12 ore. La dose per via endovenosa non deve essere superiore a 8 mg. B. La dose totale giornaliera non deve superare la dose per adulti di 32 mg. Anziani. L'ondansetrone è ben tollerato dai pazienti al di sopra dei 65 anni e non ha richiesta alcuna modifica della dose, della sequenza o della via di somministrazione. Vedere anche paragrafo. Popolazioni speciali. Nausea e vomito post-operatori, POMV. Prevenzione del POMV. Adulti. Per la prevenzione del POMV, l'ondansetrone può essere somministrato per iniezione endovenosa o intramuscolare o per altre forme di dosaggio.
L'ondansetrone può essere somministrato come singola dose di 4 mg per iniezione intramuscolare o iniezione endovenosa lenta al momento dell'anestesia. Trattamento del POMV. Si raccomanda una dose singola di 4-8 mg attraverso iniezione intramuscolare o una iniezione endovenosa lenta. Popolazione pediatrica. POMV nei bambini di età 0 di 1 mese ed adolescenti. Per la prevenzione del POMV in pazienti pediatrici che hanno subito un intervento sotto anestesia generale, può essere somministrata una singola dose di ondansetrone attraverso una iniezione endovenosa lenta, non meno di 30 secondi, alla dose di 0,1 mg/kg fino ad un massimo di 4 mg sia prima, durante, che dopo l'induzione dell'anestesia. Per il trattamento del POMV già instaurato in pazienti pediatrici che hanno subito un intervento chirurgico sotto anestesia generale, può essere somministrata una singola dose di ondansetrone attraverso una iniezione endovenosa lenta, non meno di 30 secondi, alla dose di 0,1 mg/kg fino ad un massimo di 4 mg. Non ci sono dati sull'uso di ondansetrone nel trattamento del POMV nei bambini al di sotto dei 2 anni di età. Anziani. Vi ha un'esperienza limitata sull'uso dell'ondansetrone nella prevenzione e nel trattamento della nausea e del vomito post-operatori, POMV, negli anziani. Tuttavia l'ondansetrone è ben tollerato in pazienti di età superiore a 65 anni sottoposti a chemioterapia. Vedere anche paragrafo. Popolazioni speciali. Popolazioni speciali. Pazienti con insufficienza renale. Non ha richiesta nessuna alterazione della dose giornaliera o della frequenza delle dosi o della via di somministrazione. Pazienti con insufficienza epatica. La clearance dell'ondansetrone ha significativamente ridotta e l'emivita sierica ha significativamente prolungata in soggetti con insufficienza epatica da moderata a grave. In questi pazienti non si deve superare il dosaggio giornaliero totale di 8 mg. Pazienti con ridotto metabolismo dell'asparteina/debrisochina. L'emivita di eliminazione dell'ondansetrone non alterata in soggetti classificati come scarsi metabolizzatori dell'asparteina e della debrisochina. Di conseguenza, in questi pazienti una dose ripetuta fornirà dei livelli di esposizione al farmaco non differenti da quelli della popolazione generale. Non ha richiesta alcuna modifica della dose giornaliera o della frequenza delle dosi. Controindicazioni: ipersensibilità all'ondansetrone o agli altri antagonisti selettivi del recettore 5-HT3, per esempio granisetrone, dolasetrone o ad una qualsiasi degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sono state riferite reazioni di ipersensibilità in pazienti che hanno mostrato ipersensibilità ad altri antagonisti selettivi del recettore 5-HT3. Il medicinale non deve essere usato nei bambini al di sotto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di ondansetrone su altre specialità medicinali. Non ci sono evidenze che l'ondansetrone induca o inibisca il metabolismo di altri farmaci comunemente ad esso somministrati. Studi specifici hanno mostrato che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Mistop durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Mistop durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi a un numero limitato di gravidanze esposte non indicano alcun evento avverso di ondansetrone sulla gravidanza o sulla salute del feto/neonato. Fino ad ora, non sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il Mistop 2 mg/ml soluzione iniettabile non compromette la capacità di guidare ed usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi sono elencati qui sotto secondo una classificazione per sistemi e organi e secondo la frequenza. Le frequenze sono definite come molto comune, a 0,1, comune, a 0,1, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Al momento si sa poco in merito al sovradosaggio dell'ondansetrone, tuttavia, ad un numero limitato di pazienti sono stati somministrati sovradosaggi. Le manifestazioni che sono state riportate includono disturbi visivi, grave stipsi, ipotensione e un episodio vasovagale con un transitorio blocco AV di secondo grado. In molti casi, tali eventi si sono risolti completamente. Non c'è un antidoto specifico per l'ondansetrone, pertanto in tutti i casi di sospetto sovradosaggio, deve essere somministrata una terapia sintomatica e di supporto in modo appropriato. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Antiemetici e antinausea. Antagonisti della serotonina, 5-HT3. Codice ATC A04A01. L'ondansetrone ha un potente antagonista altamente selettivo del recettore 5-HT3.
La sua precisa modalità di azione nel controllo, proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche di ondansetrone restano immutate a dosi ripetute. Non è stata determinata una diretta correlazione tra la concentrazione plasmatica e l'effetto antiemetico. Assorbimento a seguito di somministrazione orale, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici, basati sugli studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale carcinogeno, non hanno rilevato alcun rischio particolare per gli esseri umani. L'ondansetrone e i suoi, elenco degli eccipienti: acido citrico monoidrato, sodio citrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Enistop a base di ondansetrone cloridrato di idrato sono: ondansetrone Accord Healthcare, ondansetrone B. Brown, ondansetrone ICMA. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.